Ciao a tutti ragazzoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Questo è un video differente dal solito, non ne avevo mai portato uno. Visto che dopodomani vado a Londra per 5 giorni circa, voglio farvi vedere come mi preparo lo zaino. Cosa metto nel mio zaino sia per registrare che per stare appunto via qualche giorno. Allora, intanto lo zaino che userò è questo, che ho preso da Amazon un po' di mesi fa, l'ho già utilizzato in diverse occasioni, ha delle misure di 40, 20 x 25, quindi rientra anche nel bagaglio a mano appunto di Ryanair, come per tutte le altre compagnie. Userò solamente questo, in teoria dovrebbe entrarci tutto, soprattutto non tanto per i vestiti, perché per i vestiti basterebbe per quei pochi giorni, ma ho diverse attrezzature dietro che adesso vi andrò a far vedere. Il marchio dello zaino è Rise Resa, un qualcosa del genere, comunque è zaino di Amazon. Vi lascio comunque il link di questo zaino sotto al video e anche il link delle altre varie cose che ho acquistato su Amazon, che vi farò vedere tra poco. Peccato, perché stavo aspettando uno zaino nuovo che ho acquistato, che ha una chicca. Ci farò forse un video dedicato prossimamente, dovrebbe arrivare proprio nei giorni in cui io sono a Londra. E in più stavo aspettando anche dei portacavi, portacose tecnologiche per così dire, anche quelli arriveranno mentre io non ci sono. Peccato, perché avrei voluto utilizzarli per questo viaggio, ma li utilizzerò per il prossimo, perché ce ne saranno altri veramente presto. Ma passiamo al tavolo con tutta l'attrezzatura che mi porterò dietro. Ecco qua la varia attrezzatura che andrò a portare con me. Ora vi vado a mostrare tutto, un paio di cose devo ancora capire se mettere nello zaino o quali scegliere, e in più c'è la macchina fotografica che mi porterò, che è questa qua con la quale adesso sto filmando, e i microfoni che sto anche indossando. Allora, voglio iniziare dal computer. Questo è un vecchio PC che ho comprato circa, penso nel 2018-2019, addirittura da AliExpress, ragazzi, non sto scherzando, adesso è un po' graffiato, ma è della B-Max, l'Y13, è un computer veramente comodissimo. Ovviamente non è ultra performante, ma è leggerissimo e in più diventa tablet, ragazzi. Ha lo schermo touchscreen, è veramente comodo, e stavolta ho scelto di portarmi questo perché ovviamente il mio MacBook Pro è più grosso, è un 16 pollici ed è anche molto più pesante. Non aveva senso portarmelo dietro, visto che non deve editare video, ma lo userò solo per spostarmi appunto i vari file che farò durante le giornate da videocamere varie, per tenerli salvati sia su PC che su hard disk esterno. Adesso torniamo a parlare anche di questo. Molto comodo, piccolo, leggero. Unica pecca è che dovrò portarmi anche questo caricatore in più, ed è una cosa in più che volevo evitare, visto che ho un caricatore da 100 watt della Ugreen che è comodissimo, ma mi tocca portarmelo appunto perché ha il classico attacco fatto così. Ma normalmente non è un PC che porto dietro, solitamente mi porto il tablet, ma dopo averlo portato a Formentera è comodo, ma è veramente uno sbatti passare i file. Si rischia sempre di perderli perché non si riesce a copiarli. Cioè, il computer è molto più comodo che usare un tablet per trasferire direttamente i file, quindi ho optato per questo questa volta. Qui abbiamo la mia videocamera primaria, di solito è la DJI Action 4, comodissima, bellissima, fa dei video top in 4K, leggera, è veramente portatile, ce l'ho sempre portata di mano. La maggior parte dei video che vedete, comunque i vlog, sono fatti con questa. E come seconda e piccola camera abbiamo la Insta360 Go 3. Non è la nuova 3S, cambia veramente di pochissimo la 3S da questa, praticamente solo qualcosa in più nella risoluzione, quella in 4K, questa arriva a 2,7. Comunque comodissima, piccolissima, può essere utilizzata in un sacco di momenti, soprattutto perché è veramente piccola. Posso calamitarmela al petto, posso attaccarla al cappellino, posso calamitarlo ovunque, visto che questa parte è magnetica, e torna veramente utile e comoda per appunto un sacco di contenuti magari un po' più stealth, o magari senza avere appunto in mano l'altra videocamera. Porterò anche un paio di cuffie, queste le avevo appena acquistate su Amazon, vi metto comunque il link sotto, sono della Soundpeats. Io le ho trovate, non so se intorno ai 20 euro, le ho prese subito, sono bellissime, hanno cancellazione del rumore, sono comodissime, prezzo pieno, erano se non sbaglio sui 50 euro, le ho trovate durante Amazon Prime, e quindi le ho prese visto la comodità. Sono piccolissime, sono molto belle esteticamente. Qui ho questa piccola torcia che mi porto sempre dietro, comoda, piccolina, mi è servita appunto anche a Formentera. Se avete visto il primo video che è uscito appena ero arrivato a Formentera, alla sera avevamo un bungalow in mezzo un po' al nulla, sì, avevamo la torcia del telefono, ma questa fa molta più luce, e quindi per tornare alla base, diciamo, ho usato
questa piccola torcina, non fa mai male ad averla dietro. Cavetteria, ho dietro ovviamente il cavetto per caricare l'Apple Watch, il cavetto per caricare iPhone, o ancora ovviamente il Lightning. Adesso spero di riuscire ad acquistare iPhone 16. Mi tiro via anche sto cavolo di attacco Lightning e devo portare in giro meno cavi. Ho quest'altro cavo doppio Type-C e quest'altro che è Type-C e USB-A, che mi viene comunque utile appunto perché posso usare il caricatore della Ugreen da 100 watt. Questo l'ho preso anche perché se mi porto dietro il MacBook Pro mi serviva appunto da 100 watt, e in più ci puoi attaccare diversi dispositivi a due Type-C e un USB di tipo A. Veramente comodo, veramente potente, non è ultra leggero ma è veramente compatto. Se andate a vedere il classico caricatore da 90 watt, quello di MacBook Pro, è veramente gigante, tipo 3 volte questo. Dietro ho questo cavettino che è il cavettino per i microfoni da attaccare alla DJI Osmo 4 con il microfono. Adesso appunto ce l'ho collegato perché lo sto utilizzando. Insieme a questo porto un altro cavettino che è quello con l'attacco per collegarlo al telefono, con lo sdoppiatore appunto per il Lightning, in caso dovesse registrare dell'audio anche con Lightning. Non sempre porto i microfoni dietro, li ho portati anche a Formentera e li ho utilizzati quando ancora ero ad Ibiza solo per l'unboxing appunto dei Ray-Ban Meta. Stavolta porterò i microfoni perché vado anche alla London Tattoo Convention, quindi lì ci sarà un sacco di casino, magari il microfono torna utile. Ray-Ban Meta me li porterò con me, comodissimi ragazzi, veramente sono stati una scoperta. Comunque con questi posso farci sempre video e foto, hanno l'intelligenza artificiale, molto comodi. Porto sempre degli occhiali, di solito porto anche 2 paia di occhiali, stavolta porterò solo questi. Ho questo power bank da 22,5 watt fast charging con l'USB-A e l'USB-C, e ha pure attacco MagSafe da attaccare al telefono, veramente comodo, è da 10.000 mAh. Questo l'ho preso su Temu ragazzi, lo sto utilizzando, funziona benissimo, non mi ha mai dato problemi, è piccolissimo, leggerissimo, e anche questo me l'avevano praticamente regalato perché avevo comprato un sacco di robe, mi avevano fatto pagare questo che dal prezzo normale era un 20 euro, normalmente lo vendono a 20 euro, me l'avevano dato per 5 euro ed è veramente top ragazzi, vi giuro, non mi ha dato problemi. L'unica cosa è che il MagSafe non è veramente fortissimo, c'è da dire che io non ho neanche la cover MagSafe, senza cover funziona meglio, ma ho visti di più potenti come calamita. Dietro ho anche questo cordino con il gancetto, questo ce l'ho attaccato di solito al telefono col gancettino, così quando ce l'ho in tasca di norma lo tengo attaccato magari alla cintura o lo tengo comunque avvolto al polso anche quando ho il telefono in mano, magari sto facendo delle riprese, non si sa mai che passa qualcuno, soprattutto quando sei in viaggio nelle grosse città magari come Londra, e magari ti sfilano il telefono dalle mani. Idem se stai facendo un video o una foto, magari sei in alto su un grattacielo, in alto su una montagna, almeno non rischia di scivolarti il telefono e caderti giù per sempre e perderlo. Veramente comodo, ce l'ho sempre in viaggio. Ne ho diversi tipi, ma di norma uso questo che è il più semplice. Torniamo ora a questo SSD esterno, è da 1 tera, è della Samsung, il T7 Shield. Adesso qua c'ho sopra una copertura che gli ho messo io con questi 2 piccoli strap che di norma appiccico sul MacBook. Il mio MacBook ha una cover e qua alle altre 2 parti di strap ce lo vado a attaccare, l'avreste visto sicuramente anche da altri creator, è molto comodo, almeno poi se giri col computer in mano questo non ti spenzola perché ce l'hai attaccato dietro. Doveva arrivarmi anche una cover protettiva impermeabile per portarlo in giro, ma non è appunto ancora arrivata, peccato, ve la farò vedere sicuramente in un prossimo video. Ho quest'altro aggeggino che ho comprato, non mi ricordo, forse su AliExpress diversi anni fa, davvero comodo, è molto utile per un sacco di cose. Intanto si apre, dentro ci sono i vari spazi per le micro SD, comodissimo, ci sono tanti spazi anche per le nano SIM. Qui c'è un cavetto che si può tirare fuori totalmente, è un Type-C, ma la cosa figa è che dentro ci sono anche i vari attacchi, quindi se poi serve USB-A, Lightning o il vecchio altro attacco, non mi ricordo come si chiama ragazzi, questo qua, che mi serve esempio per caricare la videocamera o per caricare dei vecchi powerbank, ci sono appunto questi adattatori che ho sempre dietro. Dietro qua c'è anche la pinzettina, mollettina, chiamatela come volete, per tirare fuori il carrellino delle SIM di solito dai telefoni, e la cosa figa è che se collegate il Type-C qua potete inserire direttamente le micro SD e potete usarla per trasferire i file su PC. Davvero comodo, portatile, piccolissimo, anche questo preso da AliExpress. E c'aveva una chicca in più che adesso non ho mai utilizzato, se non sbaglio la parte qua, ok, se si tira fuori si mette così appoggiato da qualche parte e ci si può incastrare appunto il telefono per usarlo come stand. Veramente comodo, tutto in uno,
piccolissimo, leggerissimo, ce n'è tanti nel web, ma vi lascio comunque i vari link, come già detto, sotto qua al video. Dietro ho il portapassaporto che avevo appena acquistato, anche questo da Shein, molto bello, carino, fatto così, con dentro passaporto, carta d'identità, ho ancora quella vecchia, devo fare quella nuova. Questo è il mio portafoglio principale, me l'ha dato LD West, è un brand inglese con la quale collaboravo tempo fa. In realtà avrebbero anche tutto l'holster, che è una specie di fondina, non per le pistole ma appunto per il portafoglio, per il telefono. L'ho messo diverse volte, se andate nelle mie foto di Instagram potete trovarlo, comunque molto comodo. Vedrò se puoi travasare qualcosa. Qui ho dei vari moschettoni, ho questo che avevo acquistato su Amazon, l'ho utilizzato per un po', è un tag per non perdere le cose, quindi se lo attacchi nello zaino poi ti dice dove si trova il tuo zaino, il portafoglio, eccetera eccetera. Penso che passerò agli AirTag, quelli di Apple, perché la differenza è che questo ti dice più o meno in che zona si trova l'oggetto alla quale lei è attaccato. Sì, puoi mettere un suono, quindi magari puoi ritrovare l'oggetto, è il problema che l'AirTag invece ti posiziona e ti dice esattamente dov'è quell'oggetto nel raggio di mezzo centimetro. Questo invece ti dà un raggio di tot metri, quindi se siete in mezzo al casino, se qualcuno si è intascato il portafoglio, sarà difficile comunque trovarlo, però comodo magari per le valigie, per lo zaino, sai, nel caso succedesse qualcosa, o per controllare dove sono le valigie quando le spedite e le mettete direttamente nella stiva, uno lasciarlo dentro male non fa. Qua semplicemente una bustina portamonete, odio le monete, cerco di non averle mai dietro, ma alla fine ce le ho. È vero che posso lasciarle qua visto che comunque andiamo a Londra, non c'è l'euro, ma magari mi serviranno poi in stazione. Questa è un'altra bustina che sto utilizzando, ci sono vari farmaci, semplicemente quelli, comodo da portarsi dietro, cerotti, farmaci eccetera eccetera. Qui ho ritrovato adesso queste Oyster che avevo, ho vissuto 4 anni a Londra, quindi ne ho ritrovate più di una, le porto, non so neanche se magari c'è rimasto su qualche soldo, top, vedrò, poi magari servono alle altre persone con la quale sto partendo. Fazzolettini e salviettine umidificate, quelle servono sempre. Ora vedo quale di questi portarmi, perché molte di queste cose tecnologiche le metterò dentro a questo astuccio, che è un astuccio che è stato ricreato e rigenerato da delle bottiglie, della smemoranda, cosa molto molto bella. C'è anche uno zaino che possiedo, sempre fatto così, con materiale appunto di recupero, e di norma mi porto magari degli astucci di questo tipo per le cose tecnologiche eccetera eccetera. Adesso vedo, visto che comunque ho poca roba qui, la maggior parte, almeno cavi, cavetti, li porterò e magari li terrò qua dentro. Mi ero dimenticato di farvi vedere questa, ve l'ho già mostrata anche in un altro video, ed è una mini pompa, semplicemente serve a risucchiare l'aria o anche a immettere fuori aria, quindi io la uso per risucchiare l'aria dai vestiti, per averli più compatti e farli entrare un po' ovunque. Si schiaccia 2 volte, inizia a succhiare l'aria, ovviamente ha diversi attacchi, quindi in base all'attacco che dovrete andare ad usare avete l'attacco diverso. Se lo attaccate dall'altra parte invece andrete a buttare fuori aria, quindi potrete magari anche gonfiare qualche materassino o robe di quel tipo. Ovviamente non è ultra potente, però può tornare sempre utile, soprattutto se viaggiate con i pacchettini sottovuoto. Ragazzi, qua c'è la roba per 5 giorni, non so come ci sia stato, sì, sarà stropicciata, ma diciamo che non sono vestiti eleganti, quindi le pieghe non si vedono più di tanto. Ho dentro anche una specie di keyway, comunque giacchetta molto figa, ma che mi fa da impermeabile, anche perché appunto ci saranno un po' di gradi in meno a Londra a confronto qua, e là c'è sempre tanto vento, quindi ho portato quella giacchettina antivento e antipioggia, una felpa, 2 paia di pantaloni lunghi, 2 pantaloncini, 3 o 4 magliette e boxer e calze per ogni giorno, tutte schiacciate lì dentro. Questo l'ho comprato recentemente, lo attacco agli zaini adesso quando viaggio, mi piace, è una bella scritta, ci devo ancora mettere i nomi, però può tornare sempre utile, appunto se doveste smarrire lo zaino e qualche buonanima ve lo riporta dietro. E come ultima cosa porterei una sacca in più, ovvio, perché quando sono in giro poi non è che giro con lo zaino principale, e di norma le varie videocamere, gli occhiali, i cavetti eccetera eccetera ce li ho sempre con me per ogni evenienza. Adesso vedo se portarmi questa sacca, perché ovviamente occupa meno spazio, è una sacca della Nike, ce l'ho spesso con me, molto comoda, o se portarmi questo che avevo comprato recentemente, se non sbaglio da Temu, bellissimo, è gusciato e mi può tornare utile soprattutto per la macchina fotografica, perché non ho una custodia appropriata dove metterla. Loro sì, sono protette, però è anche più difficile comunque romperlo, sono action cam. La macchina fotografica è già un po' più delicata, quindi vedo se portarmi questo direttamente. Si apre da dietro, c'ha un sacco di taschine, c'ha anche il cavettino sia USB-A che Type-C per collegare direttamente il power bank, e poi uno può collegare
direttamente allo sportellino qua fuori il cavetto senza dover ficcare le cose dietro. C'ha una piccola taschina anche qua, vediamo se riuscire a farci entrare anche questo o portare la sacca. Qui cose da bagno, per così dire, sciampini, deodoranti, schiuma da barba, lametta, spazzolino, devo ancora prendere profumo, eccetera eccetera. Credo di non aver dimenticato nulla, quindi tornerei a me. Come detto, porterò anche questi microfoni, la videocamera e che dire ragazzi, pronto a partire. Arriveranno contenuti ovviamente di Londra, sia della London Tattoo Convention che anche delle altre giornate. Andremo in giro, adesso non so ancora bene cosa faremo. Sono assieme a Sti e un'altra ragazza, un'altra tatuatrice che forse avete già visto nel video quando mi tatuavo le chiappe. Non so se arriverà qualcun altro, in realtà c'erano altre 2 persone che dovevano venire, ma non so se alla fine hanno risolto appunto col lavoro. Lo scoprirò direttamente domani, che intanto salgo a Torino a beccare Sti, anche perché l'aereo poi venerdì ce l'abbiamo alle 9 di mattina, quindi salgo già direttamente domani a Torino e partiamo da Torino. Ragazzuoli, spero che questa cosa magari vi sia stata utile. Avete visto un po' come impacchetto le cose, come cerco di far star tutti in un mini zainetto. Magari ci sono un sacco di aggeggini che possono interessare anche a voi, ve li lascio qua sotto e nient'altro. Bella!